Ciao a tutti, ma che cos'è l'oggetto misterioso di oggi? Ma che cosa sarà mai? Non pensate subito a cose sconce, mi raccomando. Intanto è un dispositivo Sony, da come potete leggere qui davanti, ma questa ampolla di vetro, queste uscite qua, quindi cosa potrebbe essere? Cosa faccio? Ve lo dico subito? Mi raccomando, non scappate via però. È uno speaker Bluetooth. È uno speaker Bluetooth che può essere anche posizionato come Bajur a fianco al letto, può essere posizionato un po' ovunque. Basta solamente pensare al prezzo, 350 euro. Beh, 350 euro per uno speaker, direi che Sony ha pensato proprio in grande, soprattutto per quanto riguarda il prezzo, perché come qualità, insomma, io per il prezzo sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Comunque, questo qui è uno speaker Bluetooth Sony LSPX S3, è molto bello esteticamente, direi unico nel suo genere perché non avevo mai visto nulla di simile, ma prezzo assolutamente fuori mercato. Andiamo con ordine, non sarà una vera e propria recensione, ma volevo proprio trasmettervi curiosità e farvi vedere questo prodotto che sicuramente non sapevate dell'esistenza. Nella confezione c'è addirittura un pannetto per la pulizia, così da poter pulire il vetro. Non è un pannetto della pulizia come quelli della Apple, che quelli della Apple con 30 euro ti danno il pannettino degli occhiali. Insieme c'è anche il cavo di ricarica, cavo intrecciato, direi di ottima qualità con quello che costa, e un sacco di manuali utenti, tantissimi, che rimandano in sostanza al download dell'applicazione. Comunque, a parte gli scherzi, direi finiture a dir poco ottime. Tutte le volte prendo incontro all'accensione, e la base ha un diametro di 94 mm e un'altezza complessiva di 29 cm circa, e ha un peso di 1 kg, quindi molto pesante. Come vi ho anticipato, questo cilindro è in vetro, almeno loro dicono così, ma io al tatto sembra quasi di plastica. E questa luce qui simula una candela, un po' per creare quell'effetto accoglienza. Insomma, dipende sempre da dove andate a posizionarlo. Ho pensato anche ad un ristorante che posiziona lo speaker sul tavolo, però se si dovesse rompere con quello che costa, basta, giuro che non dico più con quello che costa. La struttura è interamente in metallo, già facendo solamente così si sente vibrare tutta la struttura, e il fondo è rivestito in tessuto, direi molto bello. E cade sempre l'occhio su questo prodotto anche ai miei amici quando entrano in casa. L'ho posizionato in salotto e quando entro dico: ma cos'è quel coso? Uno speaker? Dai, bello, cosa costa? Ah, giusto, non dovevo più dirlo. Vabbè, andiamo avanti. Sempre qui sulla base ci sono i comandi di accensione, comandi per rispondere alle telefonate e controllo volume, con anche la porta di ricarica con un piccolo LED di funzionamento. Comandi scomodissimi perché sono proprio posizionati sul retro dello speaker, e poi sotto c'è il tastino per il pairing Bluetooth e il tastino timer che si configura direttamente dall'applicazione, e in automatico si spegnerà il dispositivo dopo 30 minuti, dopo un'ora. Impostate quello che volete dall'applicazione. Sopra la porta Type-C c'è questo tasto che serve solamente per l'illuminazione, tasto touch che si può regolare la luminosità andando a scorrere proprio su questo pad. Al suo interno c'è un unico speaker da 46 mm con un radiatore passivo per migliorare la resa delle frequenze basse. La tecnologia Bluetooth è la versione 5.0 con un rapidissimo collegamento tra i dispositivi, sempre stabile. Direi che il collegamento Bluetooth funziona anche oltre alle mie aspettative. Solitamente si sta in un range di 10 metri, invece qui 15 metri di distanza e funziona senza problemi. Poi, come vi dicevo, supporta le chiamate. Le chiamate sono molto buone, il vostro interlocutore vi sentirà molto bene a patto di rimanere ad una distanza di 1 metro, 1,5 metri circa, altrimenti il microfono integrato percepirà la vostra voce un po' troppo a volume basso. Per avere un minimo di personalizzazione, ma proprio minimo, bisogna scaricare l'applicazione Sony Audio scaricabile dal proprio store, e si potrà abilitare l'incremento dei bassi, opzione assolutamente da attivare nell'immediato, aumenta più o meno un 5%, e impostare quanto di default settare il timer qui sotto e scegliere la modalità di illuminazione, perché può essere regolata fino a 32 livelli di luminosità e 4 modalità di illuminazione, settando proprio svariati tremoli della luce, vari effetti molto carini. E dopo aver settato 2 o 3 cose nell'applicazione
potrete anche disinstallarla perché l'applicazione serve a molto poco. Invece come qualità audio adesso vi faccio sentire un po' come si sente, spero di farvi percepire la qualità audio con i microfoni della mia fotocamera, perché l'audio non è così stratosferico come mi aspettavo. Anche perché poi lo speaker è unico e non si poteva pretendere chissà che cosa, e infatti non sono presenti miracoli. Il suono è sì ben pulito a qualsiasi volume, però sì, è un audio coinvolgente, un audio un pochino a 360 gradi. E riesce comunque a riprodurre un pochino le frequenze basse grazie ai 3 attuatori che troviamo all'estremità qui sotto. Poi nel complesso nemmeno il volume non è così tanto elevato, direi che è uno speaker più o meno da 50 euro circa, guardando la qualità audio, la resa stereofonica e quant'altro. Supporta anche il collegamento con un altro dispositivo uguale a questo per creare una vera e propria stereofonia, ma penso che difficilmente andrete a spendere praticamente 600 euro per acquistare due speaker uguali, almeno di questo calibro. Infine, come durata della batteria, più o meno quelle 8 ore circa di durata e in riproduzione continua. Direi buona, ma non proprio delle migliori per quanto riguarda la durata. 8 ore con sempre l'illuminazione attiva. Beh, direi di arrivare alle conclusioni, mi sono anche troppo dilungato, ringrazio Sony. È una bellissima idea, tutto molto elegante ma senza stupire, almeno a me non ha soddisfatto. È un bellissimo prodotto, proprio bello. Le frequenze basse espandono un pochino le proprie frequenze grazie al vetro qui sopra, quindi appoggiato su un piano la qualità è sicuramente migliore, però io è da mesi che sto cercando di trovarci dei gran pregi, ma sinceramente non ne trovo, se non quelli di un dispositivo di design che dà nell'occhio. Ma proprio in questo momento è disponibile un'offerta del 20-25%, c'è proprio il tastino del coupon da applicare nel carrello su Amazon, e quindi rispetto al prezzo di 350 euro è possibile acquistarla a 280 euro circa, e 280 euro sono comunque troppi. Ci sono tantissimi altri dispositivi con una qualità audio nettamente migliore, penso anche solamente allo speaker JBL, quello un po' più grandicello, JBL Charge 5, una roba del genere, e costa sui 100-150 euro, quindi io almeno preferisco avere una qualità sonora al top rispetto che avere un dispositivo di design. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. E poi, visto che è appena passato il Black Friday, io piuttosto mi riempirei di dispositivi eco in tutte le varie stanze per avere una buona qualità sonora al minimo prezzo disponibile. È molto elegante, costruzione fantastica, è bello, cioè è bello perché è strano, è particolare nel suo genere, ma io non lo ricomprerei assolutamente. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure, e alla prossima su YouWin Vlog.